Popolo di Imbrattamoni, sono in quarantena. Sì, è toccato anche a me. Però, siccome bisogna sempre guardare il lato positivo, colgo l'occasione, e siccome mi ero già attrezzato, colgo l'occasione per fare un bel bracerino muratura. E quando è pronto lo incigno subito con una bella bistecca, alla faccia vostra. Questo è tutto materiale di recupero, non è che ho preso qualcosa, a parte questi, a parte tabelloni, non ho preso niente di nuovo. E tutto materiale di recupero, e così con l'occasione faccio anche un po' di pulizia. Allora, ci sono un po' di mattoni vecchi, un po' di mattoni refrattari, un po' di limbici da forno e 3 tabelloni di 1 metro. Poi vabbè, un po' di ferro vario per fare la base di cemento. L'obiettivo è massima resa e minima spesa. Allora, come si parte? Praticamente, avendo tabelloni di 1 metro che saranno poi il piano dove farò sopra il braciere e l'appoggio, si fa una base di 1,15 m, per poi fare 2 murelle di qua e di là. Si fa sopra poi il piano, che siano larghe un'ottantina, che proprio ci vadano a morire dentro, e poi sopra si fa un'altra gittatina per rinforzare un po' i tabelloni. La prima cosa, si pulisce tutto qui, si mette il nylon sotto e si prepara per fare la base. Con questa bella zappetta di ultima generazione si va a pulire tutto. Allora, questo ce l'ho messo per evitare il più possibile l'umidità di risalita, che altrimenti col tempo rovinerebbe poi il lavoro. Allora, calcio il struzzo pronto, quindi si fa prima il mescolatore elettrico e c'è anche il manovale, Miscia. Olè! Ora si aspetta insieme quelle 4-5 ore che ghiacci, tanto io non sonno, te nemmeno. Chi ha capito la citazione lo scriva nei commenti. Allora, la base è pronta. Non è ancora asciugata del tutto, ma si può procedere lo stesso, è abbastanza solida da poter reggere la muratura. Praticamente, ora che si fa? Si stacca le 2 murelle che poi devono reggere i tabelloni. Quindi il tabellone è lungo 1 metro. Questo è 1,16 m. 1,16 m, quindi sono 8 cm per parte. Ora, 8 e 8. E una è fatta. Vai, ora si passa alla seconda. Prima di andare avanti vi ricordo che potete sostenere il canale con un'iscrizione, con la condivisione del video, con un commento o con un like, e da oggi, se volete, potete anche fare una piccola donazione con PayPal o su Patreon. Trovate il link nelle informazioni del canale o sulla home. Quindi ora come si va avanti? Praticamente si mura i tabelloni sulle murelle e poi si mette le tavole per fare la gettatina sopra.
ora si comincia a staccare il braciere, si fa il braciere di qua e l'appoggio di qua, praticamente come un tensione di faldo. Si fa un'altra murella che venga a piombo con questo, poi si lascia uno spazio dentro di 55 qui, e qui si parte questa è la larghezza, poi si fa lungo un mattone e mezzo e dietro con mattoni refrattari si mettono per dritto. Questo perché? Perché poi dietro si fa il fuoco e poi la brace si tira avanti e qui con i limbici da forno si fa il piano. Qui. Poi si fa tutto il giro di mattoni fuori e si fa il piano con mattoni. Questo è come si va avanti. Alla fine del video poi vi dico anche quanto ho speso io per farlo in questo modo qui con tutto il materiale di recupero, quanto costerebbe a voi farlo comprando tutto il materiale e quanto vi costerebbe farlo fare a un professionista, così se lo volete fare sapete come muovervi. Ora si fa un accenno di K per evitare che le scintille vadano dietro, perché soprattutto d'estate, se no lì si rischia che prenda fuoco d'unne ossa, come si dice. Ora si dà una bagnata, i pavelloni si intonaca all'esterno così si rinforza un po'. Via, visto che ci siamo, ci si mette anche due colpi. Vai. Oh vai. Ormai manca poco, Come promesso si incigna con una bella bistecca. Come potete vedere dalle calzature sono stato colpito dalla variante tedesca. Quindi ora entri la creatura. Sua Maestà la bistecca. Dai. Madonna, è profumo. Come promesso, vi dico quanto ho speso per farlo così, comprando solo calcestruzzo e malta pronti e i tavelloni. Ho speso all'incirca una sessantina di euro, ovviamente senza IVA, l'IVA ve la calcolate da voi. Se uno se lo deve fare da sé, compra tutto il materiale, costa all'incirca 300 euro, sempre più IVA. E se invece dovete chiamare un professionista a farvelo fare,
si va intorno ai 900 euro, sempre più IVA. Però insomma, ne vale la pena. E cosa ci può essere di meglio come accostamento che qualche bella bruschetta con un filino d'olio buono? Ragazzi, chi non si iscrive è un vegano. No, scherzo, dai, se no poi... A parte i vegani non li guardano questi video, che se ne fanno del braciere. Beh, però le verdure, le arrostite, voglio bene. Sì, vabbè, ma insomma, fare il braciere per arrostire le verdure è come mettersi il preservativo per farsi la sega. Siamo arrivati alla fine. Tutte le misure, tutto il materiale, tutto quello che ho usato, tutto quanto ve lo metto in descrizione. Per il resto magari lasciate un commento, un mi piace, condividete il video e ci si vede al prossimo. Sapete una sega voi altri.